È così bello fissare il cielo e accorgersi di come non sia altro che un vero e proprio laboratorio di fisica che si srotola sopra le nostre teste. L'astronomia, la scienza dell'universo, un mondo i cui meccanismi affascinano da secoli i più grandi scienziati e studiosi. È stata anche una delle discipline che, partendo dal XIX secolo, ha permesso a Trieste di acquisire il prestigio che ha oggi nel mondo della scienza. Tra i 30 istituti di ricerca e alta formazione presenti sul territorio troviamo infatti l'Osservatorio Astronomico di Trieste. Dal 1999 è uno dei maggiori centri dell'Istituto Nazionale di Astrofisica, il principale ente di ricerca italiano per lo studio dell'universo. L'Osservatorio astronomico ha le sue origini nella scuola di navigazione, istituita per volontà di Maria Teresa d'Austria verso la metà del Settecento, quando Trieste costituiva l'unico sbocco sul mare dell'impero austro-ungarico. Nel programma della scuola, infatti, era stato inserito anche un corso di astronomia. Questi corsi generalmente si sviluppavano in contemporanea alla nascita dell'università, che però a Trieste avviene soltanto 2 secoli più tardi. L'astronomia è di fondamentale importanza per andare per mare in sicurezza. I marinai, infatti, erano in grado di determinare le posizioni a terra a partire dalle posizioni delle stelle nel cielo, grazie alle quali erano in grado di calcolare con precisione sia le rotte che i tempi di arrivo. L'astronomia, quindi, non era intesa come un ambito di ricerca, bensì come una disciplina scientifica di supporto alla marineria e quindi di grande ed immediata utilità sociale. Verso gli inizi dell'Ottocento, una serie di eventi, fra cui l'occupazione francese, provocarono un duro contraccolpo alla scuola, che venne chiusa per un breve periodo. Solo nel 1817, quando gli Asburgo erano ritornati a Trieste da 4 anni, la scuola venne riaperta con il nome di Accademia Reale Nautica con sede Palazzo Biserini. L'inizio dell'Ottocento inaugura un periodo di grande sviluppo tecnologico e scientifico per la città di Trieste. Purtroppo però all'Accademia mancano sia il personale qualificato che la strumentazione più moderna. Per questo motivo, l'astronomo Franz Schaub viene incaricato dall'impero per sovrintendere i lavori necessari per il miglioramento dell'Accademia. Si ordina quindi l'ampliamento della sede di Palazzo Biserini. È però necessario trovare una sede alternativa per proseguire l'attività. Schaub propone casa propria, che si trova sul Colle di San Vito. È proprio qui che vengono fatte le prime osservazioni puramente astronomiche. Da queste ricordiamo quelle della cometa Encke nel 1852, che contribuì in maniera decisiva alla determinazione dell'orbita della cometa. Le comete erano e sono ancora considerate qualcosa di molto affascinante, in quanto prodotto residuale della nascita del Sistema Solare. Lo studio delle comete è pertanto cruciale per la comprensione di molte delle incognite ancora esistenti relative alla nostra origine. A fine Ottocento il Castello Basevi diventa la nuova sede dell'osservatorio. A inizio Novecento viene donato all'osservatorio un telescopio della ditta Rheinfelder dalle caratteristiche ottiche eccezionali. Questo strumento era stato donato da Johann Krieger e fu utilizzato fino agli anni 70. Una vita eccezionalmente lunga per uno strumento scientifico. Data fondamentale per l'osservatorio è di certo il 1903, anno in cui si svincola finalmente dall'Accademia di Nautica per diventare Imperial Regio Osservatorio Astronomico Meteorologico di Trieste, sotto il controllo questa volta del Ministero del Culto e dell'Istruzione. Dal 1920 però, quando Trieste passa sotto il Regno d'Italia, l'osservatorio non ha vita facile. Infatti, per quasi 30 anni le sue attività diminuiscono notevolmente. Solo a partire dalla metà del Novecento si assiste ad una rinascita dell'istituto, grazie ai fondi ministeriali con cui si fa fronte ai danni strutturali causati dalla guerra e si ricominciano gli studi in campo astronomico. Grazie all'acquisizione di nuove tecniche spaziali e radioastronomiche, la ricerca non viene più condotta con sistemi obsoleti, bensì con metodi e strumenti moderni.
Questo tipo di ricerca rappresenterà per i decenni successivi l'asse portante per la ricerca astronomica triestina. L'osservatorio conosce un ulteriore sviluppo quando, dal 1964, Margherita Hack ne divenne direttrice. L'osservatorio diventa una sede di ricerca all'altezza dei migliori osservatori italiani. Viene incrementato il personale e la sede osservativa si sposta nella nuova sede di Basovizza, luogo ideale per fare osservazioni in assenza di fonti di inquinamento luminoso. Qui vengono installati telescopi moderni con gli strumenti necessari per svolgere ricerche di livello internazionale. Alla fine del XX secolo, l'aumento del numero di astronomi e degli altri dipendenti tecnici e amministrativi porta l'istituto ad acquistare Villa Bazzoni, che diventa seconda sede cittadina. Comunque dovete sapere che oggi le osservazioni astronomiche di ricerca in realtà si svolgono in pochi siti in giro per il mondo, come in Cile, sulle Ande o nel deserto dell'Arizona, dove pochi telescopi sono gestiti in competizione da tutta la comunità scientifica. A Trieste, come nella maggior parte degli osservatori, gli scienziati rielaborano i dati raccolti nelle stazioni osservative internazionali, portando avanti una fervente attività di ricerca, mentre i telescopi presenti nella sede osservativa di Basovizza sono usati per il pubblico e gli studenti. Tra le aree di ricerca più importanti ci sono la fisica fondamentale dell'universo, la cosmologia e lo studio delle galassie. Troviamo poi l'evoluzione stellare, la fisica solare e planetaria, l'astrofisica relativistica e quella particellare. Ad esempio, lo studio dell'evoluzione stellare permette di determinare la composizione chimica delle stelle e quindi di stabilirne l'età, dato che è molto importante per i cosmologi. Ad occuparsi di queste attività non sono soltanto i ricercatori, ma anche gli studenti. L'osservatorio infatti dedica grande attenzione alla formazione dei giovani, sia attraverso la didattica nell'ambito dei corsi di laurea e di dottorato presso l'Università di Trieste e la Sissa, che con il finanziamento sia di borse di studio che di borse di dottorato. Importante strumento di supporto alla ricerca scientifica e didattica è la biblioteca dell'Osservatorio Astronomico. Questa è situata nella sede cittadina dell'istituto, ovvero presso il Castello Basevi, ed è specializzata nelle discipline astronomiche, astrofisiche e scienze affini. La biblioteca conta circa 14.000 volumi cartacei, 7.200 monografie, più di 280 riviste e una vasta raccolta di pubblicazioni e di contributi provenienti da altri istituti scientifici, sia nazionali che internazionali. Oltre a questa ricchissima raccolta di documentazione moderna, trovano spazio anche libri e circa 300 testi antichi, risalenti al XIX secolo. Nella biblioteca è possibile consultare una consistente raccolta di materiale elettronico, come e-books, banche dati e riviste elettroniche. A fianco della documentazione cartacea, anche la tecnologia è diventata col tempo di grande ausilio per la ricerca. L'osservatorio si è dotato infatti di una grande area computing che archivia dati provenienti da telescopi di tutto il mondo. Con questi strumenti di alta tecnologia, l'istituto ha potuto prendere parte al Centro Italiano per l'Archivio Astronomico, un progetto di infrastrutture elettroniche e di ricerca astrofisica che si basa sulla condivisione e archiviazione di dati. Altro importante progetto di archivio è l'Osservatorio Virtuale, una risorsa web il cui sviluppo è stato finanziato dalla Comunità Europea e il cui ruolo è importantissimo per la collaborazione in remoto. Grazie a questi archivi, i ricercatori in ogni parte del mondo possono consultare e utilizzare i dati raccolti dalle ricerche svolte in anni di osservazione. Nella vastissima costellazione di istituti scientifici che fanno di Trieste la città europea della scienza, l'osservatorio astronomico quindi si colloca sicuramente tra i primi ad aver portato la città sulla via della scienza e ancora oggi contribuisce a conferirle prestigio a livello internazionale.